Ormai sta praticamente diventando tradizione avere 100.000 miliardi di record ogni singola settimana, non più solo in chiave italiana, ma adesso anche in chiave mondiale. Però non perdiamo tempo e vediamo subito quali sono stati gli ultimi record degli ultimi 7 giorni. Mattia Furlani è riuscito a realizzare il record italiano assoluto indoor di salti in lungo, perché ai campionati italiani assoluti è atterrato prima a 8,31 e poi a 8,34. Entrambe le misure superiori all'8,30 di Andrew Howe del 2007. Tra l'altro questo 8,34 rappresenta anche il record mondiale indoor a livello under 20 e guardando ogni pedana, cioè sia al coperto che all'aperto, si colloca a un solo centimetro dal record mondiale under 20. Però forse la cosa più importante non è tanto il fatto che sia il record mondiale under 20, ma è importante il fatto che questo è il miglior salto al mondo nel 2024, al pari di quanto fatto dal giamaicano Pinnock. Inoltre pian piano Mattia comincia a scalare sempre di più le graduatorie all time, perché guardando a livello europeo sia al coperto che all'aperto, in tutta la storia dell'atletica soltanto 36 europei hanno saltato più di lui. E poi, come se non bastasse, Mattia continua a essere sempre più solido, continua a essere sempre più stabile anche a livello di prestazioni, il che apre le porte a ottime cose sia ai mondiali indoor sia soprattutto ai giochi olimpici. Un altro record italiano assoluto caduto durante i campionati italiani è quello dei 60 metri ostacoli, grazie ancora una volta a Lorenzo Simonelli, che l'aveva già realizzato poco tempo fa con 7,50 e che adesso scende anche sotto questa barriera e ferma il crono a 7,48. Qui non sto ad approfondirlo troppo perché di Simonelli abbiamo già parlato molto recentemente, però nella stessa gara, nella stessa finale, c'è stata anche la miglior prestazione italiana under 20 per quanto riguarda i 60 metri ostacoli da assoluti, visto che Matteo Togni è sceso a 7,76, quindi 3 centesimi meno rispetto a quanto fatto sempre da lui, sempre quest'anno, e anche di Togni non serve stare lì troppo ad approfondire perché del suo enorme valore ne abbiamo già parlato. Nel salto con l'asta femminile ci sono stati addirittura 2 record italiani nell'arco di una settimana, portando così il totale di 3 record nel 2024, perché poco tempo fa Elisa Molinarolo aveva saltato 4,63, togliendo il record a Roberta Bruni. Mercoledì scorso Roberta Bruni se l'è ripreso questo record saltando 4,65, ma in questo continuo botta e risposta tra queste due fortissime atlete, ai campionati italiani Elisa Molinarolo se l'è ripreso a sua volta il record saltando 4,66, che tra l'altro rappresenta anche la sua seconda miglior prestazione di sempre, dietro soltanto al 4,68 realizzato a settembre 2023. Entrambi i record, sia quello di Elisa sia quello di Roberta, sono interessanti a livello internazionale perché le collocano all'11° posto mondiale stagionale per quanto riguarda la Molinarolo e al 13° posto mondiale stagionale per quanto riguarda la Bruni, in un panorama internazionale in cui le prime al mondo attualmente sembrano un po' fuori portata perché saltano sopra i 4,80. Però le nostre azzurre potrebbero dire la loro anche in un eventuale finale ai campionati mondiali indoor. Questo fine settimana c'è stato anche un record italiano veramente pazzesco, di cui forse il vero valore lo capiremo soltanto tra qualche anno, perché nell'impianto indoor di Bergamo domenica 18 febbraio la cadetta classe 2009 Kelly Dualla Edimo ha fermato il cronometro in batteria a 7,34 nei 60 piani, quindi parliamo già di un risultato 11 centesimi in meno rispetto al record italiano di Alessia Succo realizzato anche lei quest'anno, e già parlare di un 7,34 per una cadetta è qualcosa di folle. Però poi in finale si è ulteriormente migliorata ed è arrivato un risultato di 7,27, qualcosa di sconvolgente se pensiamo che si tratta di una cadetta, soprattutto considerando che questo record è inferiore al record italiano under 18, al record italiano under 20, e se guardiamo addirittura fino alle graduatorie under 23 parliamo della seconda migliore under 23 di tutti i tempi in Italia, dove il record lo detiene Emanuela Levorato con 7,20. Se vogliamo poi aggiungere un ulteriore livello di approfondimento, c'è da considerare che Kelly è nata il 20 novembre del 2009, quindi non ha ancora 15 anni, ne ha attualmente 14 e mezzo quasi, e stando a un sito statistico dove ci sono contributi da più o meno tutte le parti del mondo, che se non mi ricordo di lasciarvelo in descrizione scrivetelo nei commenti che vi lascio il link, questo 7,27 sarebbe anche il miglior tempo di sempre per quanto riguarda una 14enne, inferiore anche al 7,30 fatto nel 2018 da Tamara Davis. Quindi attenzione, perché non si tratta di un vero e proprio record mondiale under 15, perché non esiste da parte della World Athletics questa categoria di record e non esiste neanche una graduatoria statistica per quanto riguarda le singole categorie d'età. Tra l'altro la World Athletics neanche prende le categorie di età under 16, figuriamoci se esiste una graduatoria per le 14enni e basta. Però comunque è interessante notare che a livello statistico pare che nessuna 14enne in tutta la storia dell'atletica abbia fatto un risultato del genere. Poi se vogliamo guardare i risultati ufficiali, quelli
quelli quindi stabiliti dalla World Athletics e guardiamo le graduatorie stagionali del 2024, Kelly Dualla si colloca all'87° posto mondiale stagionale. Però sto parlando delle assolute, non sto parlando di categorie d'età. Cioè Kelly Dualla a 14 anni e mezzo è l'87ª donna più veloce del mondo, considerando qualsiasi categoria d'età, anche le 25enni, anche la Zainab Dossou per dire. E a rifletterci un attimo è veramente qualcosa di stravolgente considerando la giovanissima età. E poi comunque con questo risultato, con un 7.27, diventa anche la 7ª miglior under 18 di tutti i tempi, dove per completezza ricordo che il record mondiale lo detiene Shawnee Jackson, statunitense, che l'ha realizzato nel 2018 con un tempo di 7.18. Nello scorso weekend è stato anche realizzato un record italiano molto particolare, e qui si tratta proprio di record italiano perché è inserito tra i primati italiani, quindi quelli prestigiosi, perché è caduto il record italiano nella 100 km su strada, grazie a Federica Moroni, che ha corso questa distanza in 7 ore, 27 minuti e 50 secondi. Quindi parliamo di 10 secondi meno rispetto al vecchio primato che era stato stabilito nel 2003. Rimaniamo sulla corsa su strada e passiamo alla maratona, perché in questo weekend c'è stato anche il record italiano di maratona, visto che Yeman Krip ha fermato il crono a 2 ore 6 minuti e 6 secondi, abbassando non di poco il precedente primato, visto che l'ha abbassato di 70 secondi e che apparteneva a Ilyas Awani. Se dopo la stagione 2023 qualcuno aveva ancora dubbi per quanto riguarda il futuro di Yeman, a questo punto direi che sono completamente sciolti questi dubbi, visto che ormai appare chiaro quanto lui stia puntando sulla maratona, quanto il suo futuro sia orientato sulla maratona e non più sull'atletica su pista. Per quanto questo record italiano sia splendido, sia stato abbassato di molto rispetto al precedente, manca ancora veramente tanta strada per definirsi uno dei più forti di sempre della specialità, visto che con questa prestazione si colloca al 206° posto di sempre a livello mondiale all time. Però se guardiamo un po' nella nostra piccola e in questo caso lenta Europa, il record italiano di Yeman si colloca al 15° posto di sempre, e quindi anche se a livello mondiale non potrà esprimersi chissà che livello, questo 2.06, a livello europeo potrà assolutamente dire la sua. Comunque nella stessa maratona corsa da Yeman, cioè quella di Siviglia, c'è stato anche un fantastico tempo da parte di Eyob Faniel, che rimane anche lui sotto il precedente record italiano, visto che ferma il cronometro a 2 ore 7 minuti e 9 secondi. E poi, come se non bastasse, abbiamo anche un altro italiano sotto le 2 ore 8, cioè Daniele Meucci, che nonostante sia un classe 1985, quindi non più di certo un giovincello, diventa il 6º migliore italiano di sempre con 2 ore 7 minuti e 49 secondi. Ai campionati italiani assoluti c'è stato anche un record giovanile, e si tratta del record del salto in alto under 20, perché Aurora Vicini ha aumentato di 4 cm il suo primato personale che l'aveva stabilito l'anno scorso, riuscendo a valicare l'asticella a 1,92 m, il che si tratta di 1 centimetro in più rispetto al precedente record italiano di Alessia Trost realizzato 12 anni fa. Con questo salto Aurora si colloca al 16° posto nella graduatoria mondiale assoluta del 2024, ma soprattutto è alla seconda posizione per quanto riguarda le under 20, dietro soltanto all'incredibile fenomeno di Angelina Topic, che ha saltato 1,97 in questa stagione. Quindi approfitto per ricordare che quest'anno nel 2024 ci saranno i campionati mondiali under 20 a Lima in Perù, e quindi per quanto riguarda gli under 20 bisogna sempre dare una controllatina alle graduatorie mondiali di categoria, perché potremmo capire qualcosina di cosa potrebbe succedere proprio in occasione di quei campionati mondiali. Adesso però ampliamo un po' le nostre vedute, perché tocca parlare dei 4 record mondiali che sono stati realizzati questa settimana. 2 di essi sono stati realizzati nei 60 metri ostacoli. A livello maschile c'è stato Grant Holloway che migliora il già suo record mondiale fermando il crono a 7.27, quindi 2 centesimi in meno rispetto al precedente. E ormai non c'è più nulla da commentare in realtà su Grant Holloway, cioè lo statunitense ormai sono quasi 10 anni che non perde una singola gara nei 60 metri ostacoli, e l'anniversario avverrà soltanto a marzo, e sinceramente non credo neanche che sia mai esistito un dominatore così tanto incontrastato e per così tanto tempo in nessuna specialità. Cioè un conto è vincere per 10 anni le grandi manifestazioni, un conto è non perdere una singola gara di una determinata specialità. Poi spostandoci al femminile abbiamo avuto anche il record mondiale eguagliato nei 60 metri ostacoli da parte di Tia Jones, atleta statunitense che ha fermato il crono a 7.27, che è appunto alla pari di quanto fatto da Devin Charlton pochi giorni prima. Il bello è che Tia Jones non puntava al record mondiale poi magari nella sua
testa sì, però a livello di dichiarazione aveva detto che puntava al record americano, che era di 7,70 e lei aveva 7,72 di primato personale. Però poi evidentemente le cose sono girate nel verso giusto e è arrivato non soltanto il record americano ma anche quello mondiale. E adesso si prevede una grandissima sfida ai campionati mondiali indoor, visto che ci saranno Tia Jones contro Devin Charlton, cioè le due detentrici del record mondiale. Sempre in questa settimana è arrivato anche un record mondiale che non è stato così tanto inaspettato, perché la dea indiscussa Femke Bol ha fermato il crono a 49,24 nei 400 short track, ovvero 2 centesimi in meno rispetto a quanto fatto l'anno scorso proprio da lei. Dico che questo record non stupisca più di tanto perché quest'anno già Femke Bol aveva fatto un 49,69 e poi un 49,66 e nel giorno precedente nei 400 metri aveva fatto comunque un 50,55 in batteria, segno che era decisamente in forma se in una batteria corre già in questi tempi. E quindi attualmente di tutti i 14 tempi di sempre sotto i 50 secondi ben 6 appartengono a Femke Bol. E così, giusto per non farci mancare nulla, questo 49,24, se guardiamo anche i risultati all'aperto, la colloca al 23esimo posto di sempre nei 400 metri ed effettivamente sarebbe interessante vedere un 400 metri a livello outdoor proprio da parte di Femke Bol per capire quanto possa avvicinare il record mondiale, che a livello outdoor il record è 47,60 stabilito da Marita Koch nel 1985. Ma rimanendo a tema outdoor, c'è stato il record mondiale nei 300 metri, perché il classe 2003 del Botswana, ovvero Letsilie Tebogo, ha fermato il cronometro a 30,69, dopo che l'anno scorso, sempre in questo periodo, era diventato già l'ottavo di sempre con un 31,52. Però nel giro di un anno ha fatto un progresso di circa 9 decimi e quindi questo 30,69 va a battere il precedente record di Wade Van Niekerk, che era di 30,81, e quindi il record precedente non è che appartenesse al primo arrivato, ma anzi Wade Van Niekerk è il detentore del record mondiale dei 400 metri. E così Tebogo non solo supera Wade Van Niekerk, ma supera anche il 30,85 di Michael Johnson e il 30,97 di Usain Bolt. E se questo tempo di Tebogo è solo il preludio al 2024, allora bisogna stare veramente attenti perché potrebbe andare a scombussolare non di poco i piani di Noah Lyles di riprovare a fare la doppietta 100 e 200 metri ai Giochi Olimpici. Però staremo a vedere cosa ci riserva il futuro. Passiamo adesso alla parte delle notizie generali, che non ce ne sono molte da dire questa settimana, e la prima in realtà è più una curiosità che voglio riportarvi, però secondo me è carina da sapere, perché ai campionati nazionali spagnoli nella batteria dei 1500 metri hanno corso sia Alejandra Galvez sia Daniela Serra, e la particolarità è che si tratta di mamma 46enne e figlia 15enne, il che tanta roba per entrambe, perché la mamma bravissima a mantenersi competitiva a questi livelli e la figlia, nonostante la giovane età, è comunque campionati assoluti. E così, se volete sapere chi ha vinto, alla fine ha vinto la mamma. Sempre in questa settimana è arrivata anche la notizia del ritiro agonistico da parte del tedesco David Storl, ovvero un pesista che nel 2015 aveva lanciato 22,20, concludendo una carriera in cui è stato tantissime volte a podio nelle varie competizioni internazionali, tra cui un argento ai Giochi Olimpici del 2012, 2 vittorie ai campionati mondiali del 2011 e del 2013 e anche 4 volte campione europeo considerando indoor e outdoor. Poi in realtà questa notizia non stupisce più di tanto, visto che dopo la pandemia non era stato più agli stessi livelli precedenti e poi soprattutto nel 2023 neanche aveva gareggiato, quindi mancava un po' solo l'ufficialità di questo ritiro. Adesso vediamo però un po' i risultati degli atleti italiani, perché non ci sono stati soltanto i record di interessanti, ma ci sono stati anche i campionati mondiali universitari di corsa campestre a Muscat in Oman, e spero di ricordarmi di mettervi da qualche parte una cartina, perché io non ho idea di dove sia l'Oman e me lo sono dovuto andare a cercare e magari può servire anche a voi, e dove comunque i nostri italiani si sono difesi molto bene, visto che c'è stato un quinto posto da parte di Gaia Colli, un settimo posto da parte di Giovanna Selva e al maschile Luca Ursano è arrivato anche lui al settimo posto. Poi nella gara corta c'è stato anche un decimo posto da parte di Agnese Carcano. Poi in giro per il mondo ha gareggiato anche Fausto De Salu, che in Sudafrica si è cimentato in una doppia prova 100 e 200 metri. Prima è arrivato un 100 metri con 10,33 supportato da un 1,9 di vento a favore, e poi quello che più ci importa è arrivato un 20,40 con vento nullo, proprio 0,0 nei 200 metri, facendo così un po' rientrare le preoccupazioni che erano nate dopo il 2023, visto che non era stata per nulla una bella stagione per lui, anche e soprattutto a causa di un infortunio all'adduttore che gli aveva condizionato tutta la stagione. Però questo 20,40 fa presagire cose abbastanza interessanti per quest'anno. Poi per quanto riguarda i nostri marciatori, si confermano fortissimi anche a livello mondiale, visto che hanno preso la world lead sia al maschile che al femminile, dove al maschile Francesco Fortunato si è preso
quello dei 5000 metri indoor, con 18, 25 e 15, diventando anche il terzo italiano di sempre. Mentre al femminile nei 3000 metri Valentina Trapletti conclude la gara in 12, 17 e 89. Passiamo ora ai risultati random, proprio sparati velocemente, dove non serve fare chissà che approfondimenti, e partiamo subito con un 4,45 di Great Naci fatto nel salto con l'asta per un atleta che è sempre più in crescendo nel corso degli anni e che potrebbe essere il futuro della nostra specialità. Veronica Besana va subito a confermarsi anche ai suoi nuovi livelli, visto che poco tempo fa si è presa il record italiano nei 60 ostacoli under 23 con 8,05, adesso ha fermato di nuovo il crono 8,07 e 8,09. Daisy Osacque nel lancio del disco arriva esattamente a 3 metri dal suo record italiano con un 61,57. Andy Diaz nel salto triplo si conferma ancora una volta devastante, atterrando a 17,60, e così i tre migliori risultati del 2024 appartengono tutti a lui, ma ottima prova anche da parte di Emmanuel Yemege, che anche lui atterra a 17 metri, più precisamente con un 17,03. Un'altra piacevolissima conferma arriva da parte di Zainab Dossou, che ferma il crono a 7,06, quindi a 4 centesimi dal suo record italiano. Sempre nei 60 piani Citruali ferma il crono a 6,57, aprendo effettivamente le porte a una stagione all'aperto che potrebbe essere particolarmente interessante in virtù degli ultimi 10 metri della gara di 60 metri, dove stava uscendo con una progressione enorme Citru e dove si spera che avendo 40 metri in più all'aperto possa fare cose molto interessanti. E poi c'è stato anche Samuele Ceccarelli, che comunque arriva a un 6,70 in batteria e un 6,66 in finale, quindi decisamente in netto miglioramento rispetto alle ultime uscite, anche se non sembra agli stessi livelli dell'anno scorso. Però già questo miglioramento ci consola abbastanza. Poi gran bel tempo e gran bella condotta di gara da parte di Edoardo Scotti, che ferma il crono a 46,57, riprendendosi un po' da un inizio stagione non particolarmente brillante. E poi arriva anche il primato stagionale da parte di Larissa Iapechino nel salto in lungo, visto che è atterrata a 6,80 m e con questa misura è attualmente al 10° posto delle liste mondiali del 2024. Nella parte dedicata ai risultati internazionali ho fatto veramente una grossa cernita e vi porto solo e soltanto i più interessanti. Poi magari, visto l'enormità dei risultati di questo weekend, qualcuno lo ha dimenticato e magari ne parliamo nella live del martedì. La statunitense Tara Davis atterra a 7,18 nel salto in lungo, prendendosi la leadership mondiale. Gemma Ricci, britannica, negli 800 metri diventa la seconda al mondo quest'anno con 1,58,24. Oltreoceano Noah Lyles lima di ancora un centesimo il suo primato nei 60 metri piani, arrivando a 6,43, diventando il 10° migliore di tutti i tempi, e nella stessa gara ha battuto proprio il detentore del record mondiale, ovvero Christian Coleman, che in quella gara ha fatto 6,44, ma detiene il record mondiale con 6,34 stabilito nel 2018. Ultima parte di video, come di consueto, bollettino doping. Mokatir, atleta spagnolo e detentore del record europeo nei 5000 metri su pista, con il tempo di 12,45,01, ha accettato una squalifica di 2 anni per aver violato per 3 volte nell'arco di un anno i whereabouts, che detto terra a terra potremmo definirli come le informazioni sulla reperibilità degli atleti. Non approfondisco ulteriormente la vicenda perché ne abbiamo parlato letteralmente una settimana prima, e quindi quello che conta è il fatto che Mokatir non lo vedremo né ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024 né ai Campionati Mondiali di Tokyo del 2025. E comunque Mokatir ha espressamente detto di essere una persona distratta e di sperare di essere ad esempio agli atleti per far capire loro l'importanza di dichiarare giusti i whereabouts e di non fare come lui, che è stato distratto, non li ha aggiornati bene, non si è informato abbastanza. Comunque non si tratta dell'unico atleta squalificato questa settimana, perché un atleta lituano è stato anche squalificato 6 mesi per uso di un medicinale contro l'osteoporosi, e poi come sempre è arrivato l'immancabile atleta keniano che è stato squalificato, e si tratta di Karanja Kamau, un atleta che ha un personale di 27, 30 e 44 nei 10.000 metri su pista e che spesso e volentieri, anzi quasi esclusivamente, gareggiava in Giappone, e si è beccato una squalifica di 4 anni per uso di testosterone. Infine l'Agenzia Mondiale Antidoping, ovvero la WADA, considera le agenzie nazionali antidoping della Venezuela e della Nigeria come non conformi ai protocolli e quant'altro richiesti alle varie agenzie nazionali, quindi già a novembre avevano ricevuto una bella multa da parte della WADA, però entrambe le agenzie adesso hanno fatto ricorso al Tribunale Arbitrario dello Sport, dove ovviamente nel caso dovessero perdere, oltre a pagare la multa da parte della WADA, potrebbero, nel caso non si adeguassero alle richieste dell'Agenzia Mondiale Antidoping, essere dichiarate di nuovo non conformi e quindi potrebbero non essere più accettati i test antidoping fatti da queste nazioni, e quindi vedremo un pochettino cosa accadrà in futuro a queste due agenzie. E nulla, per oggi ho concluso questo video. Come al solito ci sono stati tantissimi
tantissimi record, stavolta non solo italiani ma anche mondiali, e vi ricordo che come sempre ci vediamo domani, martedì 20 febbraio, in live alle 21:30 per discutere sia di queste notizie che di cose generali di atletica. Spero che questo video vi sia stato utile per tenervi un po' aggiornati sulle ultime novità di atletica. Mi raccomando, lasciate un mi piace se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale così non perdete gli ultimi video, e non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!